dicembre, lunedì, vado sempre al cinema perché fa freddo. Invece, sul weekend, preferisco stare in casa. In questa frase ci sono 5 errori. Se non riuscite a individuarli, restate con me fino alla fine del video. Innanzitutto è importante conoscere i giorni della settimana. Sono abbastanza facili e penso che molti di voi già li conosceranno. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Fate attenzione a non dimenticare che si scrivono tutti con la lettera minuscola. I primi 5 hanno l'accento alla fine. Inoltre sono tutti maschili tranne la domenica. Ora, una cosa importante che dovete sapere è che i giorni della settimana sono preceduti dall'articolo determinativo o dalla preposizione di se ci riferiamo a qualcosa che succede ogni settimana in quel giorno. Per esempio, la domenica mangio sempre molto, però di lunedì vado in palestra. Se invece ci riferiamo a qualcosa che è successa un giorno particolare e basta, allora non useremo l'articolo. Per esempio, martedì sono andata dal medico, mentre venerdì ho cenato al ristorante. Passiamo ora ai mesi dell'anno. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Ricordate che anche i mesi si scrivono con la lettera minuscola. Inoltre sono solitamente preceduti dalla preposizione a. Per esempio, a luglio vanno tutti al mare. E non dimenticate che la preposizione a la usiamo anche con gli orari e i giorni festivi come Natale, Capodanno, Pasqua. Per esempio, a Capodanno mi sveglio sempre alle 8:30. Se volete saperne di più sull'orario in italiano, vi ricordo di guardare la nostra lezione su questo argomento. Ora, già che ci troviamo, vi dico anche come si scrivono e come si dicono le date in italiano. Dovete sapere che l'ordine è giorno, mese, anno. Per esempio, il primo allunaggio è avvenuto il 20 luglio 1969. Vi ricordo però che in un documento scritto potete anche utilizzare l'abbreviazione solo con i numeri. Per esempio, luglio è il 7° mese dell'anno, quindi potete scrivere la stessa data utilizzando appunto solo i numeri 20, 07, 69. Infine ci sono le stagioni: primavera, estate, autunno, inverno. E con le stagioni si usa generalmente la preposizione in. Ad esempio, in estate le giornate sono più luminose. Bene, adesso prima di concludere vediamo alcuni casi particolari sui quali molti studenti si confondono. Vedo già le vostre facce preoccupate. Prima di tutto, fate attenzione
alle parole alba e tramonto, con le quali utilizziamo la preposizione a. Per esempio, all'alba c'è sempre un'atmosfera di pace, mentre al tramonto c'è sempre un'atmosfera romantica. Ma adesso chi è? Sei tu! Graziana, gira un attimo il telefono, devo dire una cosa ai nostri studenti. Ok. Ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un mi piace. Io tornerò nel prossimo video. Ciao! Ma sei pazzo? Fammi continuare il video. Ok. A dopo. Per quanto riguarda invece mattina, pomeriggio, sera e notte, possiamo utilizzare l'articolo determinativo oppure la preposizione di. Per esempio, io preferisco lavorare di mattina piuttosto che la sera perché ho più energie. Con i secoli e gli anni usiamo nel. Ad esempio, la guerra del Golfo è scoppiata nel XX secolo, più precisamente nel 1990. E usiamo nel anche con la parola weekend. Per esempio, io nel weekend vado sempre in pizzeria. Vi ricordo che se avete dei dubbi sulle preposizioni articolate potete dare un'occhiata al video che ho realizzato con Rocco. Infine, tenete bene a mente che con espressioni che fanno riferimento al passato o al futuro utilizziamo l'articolo determinativo. Ad esempio, l'anno scorso, il mese prossimo, la settimana seguente e così via. Perfetto! Adesso vi ricordate la frase all'inizio del video? Quella con 5 errori? Nei commenti riscrivetemela in maniera corretta. Ora avete tutti gli strumenti per farlo. Noi ci rivediamo nel prossimo video. A presto!